E buongiorno, eccoci di nuovo a una nuova giornata di hike sulla via Romea Germanica. Per voi è passato solamente un episodio, per me è passato già qualche giorno dall'ultima volta. Oggi faremo la tappa numero 52, il mio quarto giorno sul cammino, da Oberammergau, che abbiamo lasciato l'ultima volta alla stazione, fino a Garmisch. Adesso ci troviamo alla stazione di Murnau per prendere un treno e ritornare alla stazione di Oberammergau dove ci siamo lasciati l'ultima volta e da cui riprenderemo il nostro cammino. Il highlight di oggi è che visiteremo l'abbazia di Ettal, che ha rango di basilica, molto bella e importante lungo il cammino. E l'altra cosa è che ancora non sappiamo dove andiamo a dormire, e questo in Germania è grave. E Oberammergau è davvero un paesino delizioso. Abbiamo già fatto 1 chilometro dalla stazione, abbiamo attraversato il centro, davvero molto bello, bei palazzi, e anche la Passionhaus, quel palazzo dove ogni 7 anni rievocano la passione di Cristo, è anche molto famoso. Davvero un bel paese. Lo stiamo lentamente lasciando per continuare il nostro cammino, e guardate che meraviglia qui dove camminiamo, sotto questo picco bellissimo di cui non so il nome, magari poi ve lo scrivo. E abbiamo appena lasciato Oberammergau e Ettal, dove c'è la basilica che vi dicevo, è tra 5 km. Fa fresco, fa freddino veramente, io non mi sono portato niente, però è una bella giornata di sole, sotto il sole si sta bene, all'ombra un po' di meno. E continuiamo. E Ettal è a una trentina di minuti da qui, ed ecco qui il segno che ci piace, via Romea Germanica. Siamo sulla strada giusta. E dopo 5 km e 900 metri il primo tratto nel bosco, ed eccoci in vista laggiù in fondo della basilica dell'abbazia di Ettal, e attraversiamo anche questo ponticello su un fiumiciattolo stagionale probabilmente, che adesso è secco. E guardate che passerella finale per arrivare appunto all'abbazia di Ettal, stupenda. E non abbiamo avuto fortuna per entrare nella basilica perché c'è la funzione, c'è la messa, e continuiamo sulla nostra strada. Lasciamo Ettal e continuiamo sulla vecchia strada di montagna di Ettal, solo che noi la facciamo in discesa e poi arriviamo sotto a Oberau tra un'ora,
e da lì a Garmisch. E su questa strada di montagna anche tutte le varie tappe della Via Crucis, ed è davvero una bella pendenza spaccaginocchia. E qui abbiamo un ricordo di tutti i personaggi famosi che sono passati per questa strada, che una volta era appunto la strada principale, adesso al lato c'è una strada molto più veloce per le macchine. E alla fine di questa strada di montagna, questa Alte Bergstrasse, arriviamo a Oberau, la stazione di valle rispetto a Ettal, che è a monte, sulla via Romea Germanica, che poi porta verso l'Austria e l'Italia. Ed eccolo, il primo monumento a noi pellegrini che vedo sulla via Romea Germanica. Forse ce n'era uno anche a Rottenbuch, non mi ricordo. Mancano 10 km e 900 metri e abbiamo fatto 10 km e 400 metri, quindi siamo a metà strada e sono le 9:46 del mattino. E Garmisch sono ormai 10 km, anzi il mio orologio dice 9 km e 700 metri. E di nuovo anche qui il nostro bel segno che ci dice che stiamo andando bene. E guardate che stupenda cartolina qui davanti. Spero che vediate le montagne innevate. Veramente bello. Finalmente a 6 km dall'arrivo lasciamo la pista ciclabile. E questo percorso in mezzo al bosco, questo tratto del cammino, è, come si dice qui, un Erlebnispfad, cioè un cammino di esperienza, ed è anche un percorso didattico per i bambini, quindi ci sono diverse stazioni, come abbiamo visto prima, dove ci sono varie domande sul bosco, sulle radici, eccetera, dove queste domande vengono anche poi spiegate in apposite tavole che sono presenti in ogni stazione, e i bambini possono divertirsi a scoprire il bosco in maniera creativa e didattica. Molto bello, molto piacevole. E qui un nuovo pellegrino ci saluta. Mancano 4 km e mezzo a Garmisch. E anche quest'ultimo tratto è nel bosco, è bellissimo, sembra disegnato, molto piacevole, bello bello davvero. Non per niente questa parte di cammino vicino a Garmisch si chiama Philosophenweg, cammino dei filosofi, perché è veramente bello e aiuta a raccogliere i pensieri sicuramente. Finisce qui il cammino nella foresta. Adesso entriamo ufficialmente nella città di Garmisch e cerchiamo un alloggio. Gli ultimi 600 metri della tappa di oggi, che proseguono piacevoli. E siamo arrivati al paese. La stazione ha 20 minuti, speriamo che non ci serva, altrimenti qua adesso cominciamo a cercare un hotel dove dormire. E niente, stiamo tornando alla stazione. Non ho trovato una stanza libera a Garmisch per poter dormire, anzi ne ho trovata una e volevano 140 euro, era una doppia per uso singolo,
140 euro per me, per una notte, per un pellegrino praticamente. Mi sono rifiutato, ho detto no, mi dispiace. Quindi stiamo andando alla stazione e torniamo e poi vediamo se domani riprendiamo da qui. Insomma, in qualche modo facciamo. Quindi finisce qui, andiamo alla stazione. E come al solito il Carlo del futuro che fa ammenda per i propri errori. Di nuovo ho dimenticato di fare la chiusura del video perché ero talmente amareggiato dal fatto di non aver trovato un alloggio, una sistemazione per la notte lì a Garmisch, che poi appunto vi ho lasciato sulla strada per andare alla stazione, ho preso il treno e sono tornato a casa e mi sono dimenticato di fare la chiusura. Vi chiedo scusa e sono qui a salutarvi, ringraziarvi di nuovo di essere stati con me per questa tappa numero 52 della Via Romea Germanica da Oberammergau a Garmisch, 24 km e 200 metri in 5 ore e 22 minuti. È stato bellissimo avervi con me durante questo cammino e mi avete fatto tanta compagnia. Vi ringrazio tantissimo di essere stati accanto a me. Vi saluto e vi do appuntamento, se volete, al prossimo video. Ciao!